Vieni, dritto per dritto, non girare le ruote, vieni sempre dritto. Perfetto. Ok. Vi dico che se state vivendo insieme a me questa scena bisogna ringraziare, a posto così, posto così, bisogna ringraziare Jeremy Clarkson perché solo, insomma, grazie a lui che quest'auto è passata e transitata qui a Roma. Riccardo l'ha portata, può confermare, vero Riccardo? È vero che così ti sei fermato solo per questo motivo e allora non posso resistere all'idea di farmi un giro su quella che secondo me è l'auto elettrica più bella del mondo per raccontarvi questo progetto incredibile sulle strade della città eterna come lo stile di questa Giulia GT. Io il 15 luglio mi sono licenziato da Alfa Romeo e il 16 ho comprato questa vettura qui, 16 luglio, ed ero ancora nel capannone di mio papà a farla a pezzi piano piano perché dovevo rivendere i pezzi che non mi servivano. Chiaro. Quanto l'ha pagata questa? Mi sembra sui 11-12 mila euro, una cosa molto stupida, cioè un prezzo molto base. E allora piano piano, dopo qualche mese, insomma, mi ritrovavo, qui è il 6 di novembre, in questo capannone spoglio, nudo completamente, che mi ha dato mio nonno. Questa, diciamo, l'avevi modificata? No, l'avevo sverniciata completamente. Avevo modificato alcune parti del frontale, avevo già fatto fare da un battilamiera di 80 anni, che è una persona che mi ha aiutato a fare le varie cose insieme. Abbiamo fatto insieme questo primo step. La storia di Riccardo e della Totem Automobili inizia così e ve la racconto partendo dalla fine di questa giornata speciale perché chiacchierando a tavola ho capito ancora meglio cosa frulla nella testa di questo giovane designer con le idee dannatamente chiare e direi anche un po' folli. In questa storia c'è passione, incoscienza e ostinazione, quella buona, che sono tre ingredienti magici per trasformare i sogni in realtà. E la realtà è lei, la macchina, che probabilmente avete già avuto modo di ammirare sui social in tutta la sua bellezza scultoria d'altri tempi, eppur si muove con un motore elettrico ed è anche velocissima. Dunque torniamo subito a bordo per vedere cosa c'è dietro questo progetto. Senti, tanto ancora complimenti, perché di questa macchina mi sono innamorato da quando l'ho vista in fotografia, che ormai parliamo del 2018, la prima volta che l'avete presentata. No, 2020. 2020. Sì, fine 2020, quindi era novembre-dicembre 2020. Come ti è venuta l'idea di fare un'operazione del genere che è folle nella sua complessità ingegneristica, stilistica e tutto? Perché tu hai costruito da zero questa macchina praticamente, da un foglio praticamente, perché non è un resto mod, questo da dire. Questo è un resto mod, io lo considero un resto mod avanzato, quindi comunque una macchina che sembra una macchina d'epoca, moderna al 100% perché ha tutti gli option di una macchina moderna, però che si rifà molto comunque alla corrente resto mod. Purtroppo io credo che il resto mod sia una cosa limitata soprattutto per le auto elettriche, perché è molto difficile fare un'auto elettrica partendo da una base di una vettura degli anni 60. Oltre che fai incavolare gli appassionati, appunto, che sacrifici sì, delle auto storiche. E quindi poi non hai spazio per il pacco batteria, per le componentistiche nuove sono per le macchine di adesso, quindi hanno altri spazi, hanno altre dimensioni. E quindi ho cercato di unire questa corrente del resto mod, però facendo la mia, realizzando qualcosa di unico. E ci hai messo quanto tempo? Perché tu nel 2020 l'hai presentata, però hai cominciato prima a lavorarci. Io ho iniziato a luglio 2018. Ah, mi ricordavo il 2018 sì, per questo. Lavoravo ancora in Alfa Romeo, un bel giorno ho deciso di licenziarmi, il 15 luglio, e il 16 di luglio del 2018 ho comprato un Alfa GT, volendo fare un resto mod. E da lì è partita la mia avventura, dove abbiamo presentato un primo concept ispirato comunque a una GT, partendo da una GT originale al 100% e modificando solo alcune parti.
dopo nel 2020 facendo test, prove e quant'altro non ero soddisfatto della vettura, perché avevo bisogno che avesse diverse prestazioni, un'autonomia giusta, perché questa qui andando relativamente piano 80-90 all'ora ti fa fino a 500 km di autonomia. 500 km? Sì. Ma perché pesa pochissimo? Perché pesa solo 1500 kg, che per un'auto elettrica è forse una delle più leggere al mondo. Abbiamo un pacco batteria di 81 kW, quindi che non è assolutamente piccolo come però, una Tesla, come una Mercedes, eccetera. Però prima di entrare nei dati tecnici, tu stavi in Alfa Romeo, eri designer al centro stile FCA all'epoca, e così hai deciso mi costruisco, non la disegno, la costruisco proprio la macchina, un percorso lineare. Volevo fare qualcosa di mio. Quando lavoravo in Alfa, la cosa bella o la cosa brutta era che c'era sempre qualcuno che risolveva i problemi per me. Io volevo avere i problemi nella mia vita e quindi ho deciso di imbarcarmi a fare una casa automobilistica vera e propria alla fine, perché è di questo che stiamo parlando, con tutte le difficoltà, tutte le disavventure, i pianti, le cose che ogni persona si immagina capitino nell'arco del... Perché tu per fare questa roba qui sei partito da zero e da solo, hai investito tutti i tuoi risparmi, hai preso, immagino, soldi in prestito, insomma. Ho cercato di fare di tutto e di più per portare a termine il mio obiettivo, e dopo 5 anni, perché adesso stiamo, in realtà questo è il quinto anno per la Totem Automobili, dopo 5 anni sono riuscito a consegnare la prima vettura elettrica fatta da zero, e adesso a settembre consegneremo anche la vettura a benzina, quindi sarà un bel traguardo, insomma. Questo è... Aspetta che ci danno istruzioni. Ragazzi, il discorso è questo, dobbiamo uscire. Scusate l'interruzione, ma in effetti non vi ho ancora detto che, al di là della chiacchierata, stiamo facendo un servizio fotografico alla Totem, perché quando ti ricapita di avere un'auto del genere sulle strade e fra i monumenti di Roma, le foto del nostro Igor Gentili che state vedendo in azione le trovate sul sito di Motor One. Fra uno scatto e l'altro, le spiegazioni ai turisti comprensibilmente incuriositi. Design is old, but the reinterpretation. It's electric, full electric. E una serie di manovre non sempre agevoli per spostarsi da una location all'altra con un'auto del genere. Funzionano i sensori di parcheggio? Non ci sono. Ma questa era... Ci stiamo qua? Sì, qua ci sei, qua hai 20 cm. Vai tranquillo. Grazie Alessandro per avermi portato in questi posti. Vai, no, ma non ti viene addosso. Abbiamo parlato. Aspetta. Riccardo mi ha spiegato il suo mantra, che ricalca un vecchio adagio popolare che tutti conosciamo ma spesso sottovalutiamo. Vai. L'importante è sbagliare, perché se uno sbaglia dopo impara i propri errori. Giusto. All'inizio ho fatto un sacco di errori, dopo che ne ho fatti talmente tanti ho capito qual era come farli giusti, e ho messo su una squadra di persone. Ho preso un sacco di ragazzi tra i 18 e i 25 anni, ok, che assemblano queste macchine. Non è fatta da persone esperte, solo da ragazzi da 18 e 25 anni guardati da due signori over 80 anni, espertissimi, super mega esperti, basta, fine. Okay. Chi fa il software per la parte elettronica, perché facciamo anche noi questa cosa qui, e anche l'hardware, è un ragazzo che è del 1998. Ma scusa, tutte queste persone dove le hai messe? Hai aperto una fabbrichetta, un atelier, sì, cosa hai fatto? Le ho istruite. Sono ripartito da dove, dai nonni praticamente, da quell'atmosfera anni 50-60, proprio come si faceva una volta a mano. E vi dico, non serve neanche tanta attrezzatura per poter fare una macchina, bastano le mani. Non la semplificherei troppo, però perché vero, no, ma assolutamente, diciamo, la capacità, l'esperienza, la competenza, il fatto di mettersi in gioco, il fatto che se uno sbaglia, perfetto, sistemiamo l'errore, lo facciamo meglio, è quello il ma discorso. da un punto di vista di modello, di business, perché noi parliamo, per rendere sostenibile questa cosa, tanto tu hai preso dei finanziamenti per finanziare tutta questa, sei riuscito, diciamo, a partire con capitali propri, prestito, non avevo neanche tanti capitali in realtà, perché avevo poco niente. Ho cercato un po' di
arrangiarmi per quello che potevo. E poi anche immagino per tante persone che hanno creduto nel progetto e quindi inizialmente nella fase di startup hanno partecipato volontariamente. Questa storia è bellissima, ma adesso diciamo di queste persone le assunte, no? È un team a progetto. Adesso 30 persone sotto di me. 30 persone che lavorano a turni, in realtà abbiamo iniziato il doppio turno e se tutto va bene farò anche un triplo turno, perché lo scopo è quello di fare una vettura, 2 vetture al mese. 2 vetture al mese. Quello è lo scopo. 2 vetture al mese, quindi consegnarle tutte entro fine dell'anno prossimo. Elettriche o endotermiche? Tutte e due. Tutte e due, quindi una e una, mediamente. Non mi sono ancora soffermato a dovere sulle specifiche tecniche di questa totem, che avete capito essere costruita sulla base di un monoscocca in fibra di carbonio che non c'entra nulla con il telaio dell'Alfa Giulia GT originale. La potenza massima erogata dal motore elettrico quando la batteria è al 100% è di 600 cavalli, la trazione è rigorosamente posteriore con 0 controlli elettronici, fatta eccezione per l'ABS regolabile, attenzione, su 12 settaggi e che supporta l'impianto frenante Brembo della serie GTS. 0-100 dichiarato 3 secondi e non fatico a crederlo dato il peso piuma inferiore ai 1600 kg. E se la GT Electric pesa così poco, il merito è anche del pacco batterie sviluppato ad hoc. Sentite qui. I moduli li compriamo Li comprate? da LG, ci fornisce i moduli. E il sistema di cablaggio lo facciamo noi, come cablaggio di tutta la vettura ovviamente. Il DMS è nostro, la nostra proprietà software e hardware, e il case è nostro. Quindi abbiamo progettato questo case che pesa solo 33 kg, molto di meno rispetto a una batteria standard. Sì, è fatto in honeycomb, quindi è un alluminio alveolare anidodato, che lo rende molto leggero ma anche molto performante, e soprattutto una batteria che non ha raffreddamento, ma ha uno speciale materiale dentro che fa in modo tale che la batteria non si surriscaldi troppo. Infatti testandola non siamo mai riusciti a farla andare più di 45 gradi, che è una cosa incredibile. Chiaramente questo presuppone il fatto che l'auto sia utilizzata da supercar, quindi non la porti quando fa molto freddo o quando fa molto caldo, perché questo ti andrebbe a creare dei problemi senza climatizzazione. Assolutamente sì, è una vettura pensata per essere utilizzata in un ambiente comunque normale, sia chiaro. Senti, ora però interrompiamo Igor perché voglio far vedere un po' meglio insieme a te la macchina fuori, perché insomma l'abbiamo già mostrato in una serie di immagini a copertura, ma è spettacolare. E ti volevo chiedere, perché tu me l'hai raccontato sempre un po' di aneddoti a microfoni spenti, come avete fatto a farla così, cioè artigianalmente perfetta? Perché tutti questi dettagli, non so se avvicinandoti riusciamo a far vedere, sono, non lo so, maniacali e prodotti tutti da voi, giusto? Certo, più o meno. certo. Assolutamente sì. Allora, non è facile perché abbiamo fatto diversi prototipi. Dal prototipo siamo passati alla pre-produzione e dalla pre-produzione siamo passati dopo alla produzione. Gli estrattori per esempio ne abbiamo fatti questo in carbonio 20, non lo so 20. Quanti, per appunto un dettaglio per esempio molto, che a me piace molto, è che tutto il carbonio che c'è all'interno e all'esterno della macchina segue una lisca di pesce. Quindi il tunnel, l'estrattore, le minigonne hanno tutti quanti una forma con la trama uguale sulla trama macchina, a lisca di pesce a metà della vettura. Che poi la macchina, cioè, esteticamente è molto compatta. Comunque, quanto misura alla fine? Allora, è 4,37 m. Sì. La vettura originale era 3,99 m, quindi siamo un circa 10% in più di grandezza. Ovviamente è molto più larga, perché siamo a 1,86 m, la vettura originale era 1,58 m, quindi è sicuramente più larga, e a livello di altezza siamo uguali circa. Anche il meccanismo di apertura è bello raffinato in generale, almeno certo come è fatta. E qui ci sono i particolari dell'abitacolo, che è qualcosa di fuori di testa per chi ama
insomma la qualità dell'artigianalità fatta auto. Qualsiasi pezzo, per esempio qui abbiamo gli switch per gli alzacristalli, gli alzavetri, tutti i pulsantini sono stati fatti ad hoc per questa vettura qui. La macchina, per esempio, anche le portiere interne, esterne e quant'altro è tutto in carbonio. In questo caso è stato scelto di mantenere questo fascione in carbonio a vista, e ogni minimo dettaglio ho deciso di curarlo al top. Qua vedo, e li possiamo far vedere forse in telecamera, questo è il pulsante per aprire la presa di ricarica, e questo invece? È un pulsante di emergenza, onde evitare, se per esempio qualcuno viene tamponato eccetera, i vigili di fuoco prima di salvare qualcuno staccano l'alta tensione della batteria. E poi c'è questa plancia che è un capolavoro, tu la definivi prima analogica, fai vedere magari le leve. Per esempio abbiamo deciso di avere una chiave analogica, questa qua, quindi con un solo pulsante di accensione e spegnimento, cioè di chiusura centralizzata, scusate. Tutti gli switch sono analogici e anche il quadro strumento è analogico. Poi al centro potete notare insomma il selettore della marcia, anche lì annegato nel carbonio. Selettore marcia, un selettore per quanto riguarda lo sterzo, che si può comandare se più rigido o più morbido, selettore per l'ABS, quindi diversi settaggi per l'ABS, selettore per esempio per gli specchietti che sono elettrici in realtà, e 4 frecce. Ma l'abitacolo è una delle robe più spettacolari, guarda poi la leva qua Ecco, per esempio quella leva lì è uno dei pochi elementi che sono originali dell'epoca. Nel senso che questa è quella della Giulia degli anni 60. Come anche questa leva per aprire il baule, che ora magari aprirei per far vedere proprio anche dietro perché merita. Anche quella lì è originale degli anni 60. Posso tirarla direttamente come Ale? Ecco qua. E a questo punto andiamo a vedere il baule. Abbiamo una borsa abbinata fatta da Amedeo Testoni. Il valore della borsa non te lo chiedo, ma insomma profuma bene. Sì. E qua tutto rivestito in pelle. L'interno è rivestito completamente in pelle. Io scusate, vi faccio notare l'alluminio come è stato gestito e curato a livello stilistico anche per quanto riguarda il meccanismo di apertura, e la pelle sta anche sopra, c'è rivestito pure le... giusto perché e anche dentro insomma qui c'è un piccolo vano per, adesso faccio vedere, dove ci sono un po' di accessori, dove c'è un po' di... Notevole, davvero, bravi. Anche davanti abbiamo tutta pelle e un altro vano. Frank praticamente, c'è un Frank per caricare altri bagagli? Sì. Quindi l'apro, ok, quindi c'hai l'altro Frank così, pure qua rivestito in pelle come se non ci fosse un domani. Questa è pelle particolare, come è pelle nappa, sì, pelle nappa, uno può scegliere ovviamente il colore che vuole in abbinamento all'abitacolo. Assolutamente, ma anche la finitura della pelle può scegliere. Ok. E allo stesso modo qui può mettere qualche bagaglio, qualcosina, insomma. Trolley e quello è un piccolo bagagliaio aggiunto, ecco. Quadrifoglio blu, libera reinterpretazione del quadrifoglio blu, che ci sta, direi, come un concetto elettrico. E poi queste ruote che sono bellissime, che ricalcano il disegno originale a telefono, no? Sono simili, non uguali, a delle ruote GTAM da 15 pollici, in questo caso sono delle 18 pollici. Come elementi, diciamo, di design, poi questi li hai curati tutti tu? O certo, no, assolutamente, tutti quanti io. Lo specchietto così, che è un capolavoro. Allora, lo specchietto abbiamo il gambo in carbonio, che all'interno vi è tutto il meccanismo elettronico. Anche questo qua è realizzato in alluminio, lo specchietto fatto dal pieno, e riprende la forma dei bullet anni 60, degli specchietti bullet, ovviamente rimodernato e leggermente un po' più grande per avere un po' più di visibilità. Davanti poi mi dicevi che questi fari che sono allo xenon o LED? Fari a LED. LED, ok. Abbiamo questi fanali, questi moduli
che hanno tutte le varie funzioni per quanto riguarda il veicolo. La parabola è fatta in alluminio all'interno dal pieno. È alluminio vero dal pieno questo? Dentro sì, alluminio, Ok. con un processo di galvanizzazione nickel scuro che riflette la luce, e invece questo pezzo di plastica è un pezzo di plastica che ovviamente fa da parabola, che abbiamo fatto noi da uno stampo nostro. Domanda indiscreta, ma quanto costa un faro di questi? Tanto, tantissimo. Non diamo l'ordine di grandezza che è meglio, va bene. Cioè, diciamo che il paraurti in sé, come è fatto così, stiamo parlando intorno ai 15-20 mila euro. 15.000 euro di materiale proprio a prezzo di produzione. Questo per capire proprio il valore dell'artigianalità di un qualcosa che non è costruito in serie, che cioè, lo vedete nelle immagini, è qualcosa di bellissimo come proporzioni. Rispetto alla Giulia la filosofia è stata quella di ispirarsi, ma tu mi dicevi prima, insomma, Di andare reinterpretarla anche- in qualche modo, no? reinterpretarla in qualche modo, sì. Abbiamo cercato di, soprattutto, ed è stato molto complicato, portarla ai nostri giorni a livello di spazi. La cosa che ti Perché piace di più che includere gli spazi di tutto quanto, anche delle persone, con un'auto elettrica non è facile No, mantenere certo. le proporzioni originali. la cosa che vi ha fatto più complessa da progettare qual è stata? Che vi ha fatto impazzire di più fra le I tante? cromini. Il cromino, Il cioè che cromino. sarebbe questa parte qua, il cromino. Questa Sì. è una roba da spiegare, interessante, per chi non è un addetto ai lavori, che in realtà fa impazzire questo dettaglio anche le case automobilistiche, e quindi sarebbero le rifiniture intorno al Non è assolutamente facile farli, accoppiarli, infatti stiamo ancora cercando di svilupparli al meglio perché hanno problemi. Ovviamente è un pezzo molto molto complicato. ed è in alluminio pure questo. Sì. Sono in carbonio questi. Carbonio, questo è carbonio. Sì. E Verniciato. purtroppo non possono essere fatti da delle persone adulte. Cioè? Che è un figlio di un mio dipendente li realizza perché le mani di una persona adulta sono troppo grandi. Cioè tu, un figlio indipendente Non possono Bellissimo, essere fatti, dottore. sono molto complicati da fare. È molto più complicato fare una porta e fare questi cromini che tutta la macchina in sé. C'è qualcosa che modificheresti? Adesso no, basta. Adesso no, basta, è bella Abbiamo già così. modificato tutto, quindi. Ci piace così. E l'ultimo dettaglio che voglio far notare, il logo Alfa Romeo, questo è originale. E quali sono? È originale insieme agli elementi che vi abbiamo raccontato prima. Sì. Ed è l'unico pezzo, diciamo, se vogliamo, d'antiquariato vero Sì. di questa reinterpretazione fantastica. Di auto così, scolpite, plasmate, cucite, assemblate a mano e con un'ossessione per il dettaglio che ha del maniacale, oggi non esistono più. Ma il progetto Totem ci ricorda che la magia del fare macchine da sogno e quindi da collezione, in passato era anche questo e forse potrà esserlo ancora in futuro, indipendentemente dal tipo di tecnologia e di alimentazione del motore sotto al cofano. Anzi, il mondo dell'elettrico, da quessto punto di vista, è un territorio ancora inesplorato e vi lascio spiegare il perché dalle parole di Riccardo. Io odio le auto elettriche per un semplice motivo, che non trasmettono emozioni, né da un punto di vista estetico, design. Tutte le auto elettriche, non ce n'è neanche una di bella, Che ti emoziona? Ok. secondo oggettivamente C'è da dire che parlando, nessun diciamo, produttore di supercar, salvo alcuni eccezioni, Rimac, che però ha lavorato più sulla tecnologia e quant'altro, si è messo a lavorare seriamente sullo stile di un'auto elettrica. Esatto. Per ora. Ed è quello il punto, cioè sono odiate secondo me per questo motivo, sia parlo di interni, parlo di esterni, fanno tutti questi mega schermi giganti dove il design è molto minimalista ma proprio privo di emozioni, e anche da un punto di vista olfattivo, cioè è plastica dentro una Tesla c'è plastica. Ma anche sono troppo perfette le auto elettriche a guidare. Abbiamo queste auto elettriche che non ti danno nessuna emozione perché sono studiate a tavolino per essere perfette a livello dinamico, a livello. E questa cosa ti ha motivato a fare un'auto elettrica imperfetta? Esattamente, perché questa è un'auto elettrica che comunque
i suoi difetti, ha i suoi limiti, è un'auto che non ha un controllo di trazione, ha sì 12 settaggi dell'ABS, ma 12 settaggi dell'ABS. sì, manuali, tra l'altro. Però non ha niente a livello di... è un'auto fatta per emozionarti, per fare degli errori e per fare in modo che tu, se stai andando troppo veloce, fai una curva fatta male, fa un 360, cioè È un attimo. Sullo sfondo di Castel Sant'Angelo e Piazza San Pietro, l'avete vista dalle immagini, si conclude questo servizio, questa prova su strada strana, magica direi, come questo progetto, la Totem Automobili, che nasce grazie a questo pazzo furioso che ho conosciuto e vi ho fatto conoscere. Una storia secondo me molto bella e affascinante, e sono convinto che sentiremo ancora parlare di quest'auto e di questo marchio che secondo me ha tutte le carte in regola per contribuire a far sognare il made in Italy dell'auto nel mondo, che sia elettrico o endotermico non importa, perché in questo caso la bellezza, la cura del dettaglio, ma soprattutto la passione che fa nascere un'auto così supera qualsiasi preconcetto. Fatemi sapere ovviamente la vostra e niente, ve la faccio guardare ancora un po' e ci vediamo al prossimo video. Senti, ma mi puoi raccontare qualcosa del tuo incontro con Jeremy Clarkson in Sicilia? Semplicemente lui odia le auto elettriche come me. Avete quindi questa comune... Bene. E niente, l'ho fatta provare perché è un amante di Alfa, un amante di resto mod in generale. E chi ha detto? E mi piace molto, mi ha fatto i complimenti soprattutto per come è stata concepita la macchina dal punto di vista di telaio, di sospensioni, di sterzo. Ho beccato il sacchetto, Sacchetto? sì, sotto un sacchetto. Molto cheap come cosa questa, Sì. il sacchetto di cartone, di plastica, cos'era? Non Sì, l'ho visto è un bene. sacchetto di cartone che... Vabbè.